Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di €2 spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurio, andandovi a presentare, grazie al risultato conseguito dal deck builder Luca Cortesi, un archetipo particolare che fonda il suo potenziale su un approccio al formato in antitesi con il contesto del momento. Con un color pie pentacolare decisamente raro e complesso in un formato sempre più veloce, si muove questa lista che cerca di scegliere il meglio tra le carte presenti nel formato, pur mantenendo una certa velocità nell'azione per reggere le intemperanze degli avversari. Lo fa anche grazie a una creatura speciale, capostipite di una delle tre più iconiche e variopinte della lore di Magic, anche se, come avremo modo di vedere in questa disamina, diserta completamente questo mazzo, che bada al sodo, su tutti i punti di vista. Questa volta vi parleremo di The First Sliver. Siamo al cospetto di una carta da ruling estremamente semplice, ma allo stesso tempo potente, se abbinato alla natura pentacolare che ci apre le porte virtualmente a tutto il meglio che è accessibile nel formato, per una lista dal grande potenziale. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana specifici, uno bianco, uno blu, uno nero, uno rosso, uno verde, abbiamo un tramutante con forza 7, costituzione 7 e 2 abilità, una delle quali fortemente connessa alla sua tribe. La prima abilità dichiara, cascata, quando lanci questa magia esilia carte dalla cima del tuo grimorio finché non esili una carta non terra che costa meno, puoi lanciarla senza pagare il suo costo di mana, metti le carte esiliate in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Mentre nella seconda abbiamo le magie tramutante che lanci hanno cascata. La prima abilità, che ha un suo impatto in un formato a 100 carte, potrebbe invogliare a sondare l'utilizzo pesante della tribù dei tramutanti, ma per le finalità di un mazzo efficace per il Centurion si è preferita un'altra strada, tralasciando queste creature per qualcosa di più funzionale. Limitando l'utilizzo del comandante come un enabler per un cast ulteriore al suo ingresso, si è preferito in questa lista massimizzare l'efficacia di questo effetto randomico, infarcendola di tutte le bombe a disposizione nel formato, potendo spaziare nella totalità del color pie a disposizione. Una scelta che non rispetta la tribe certo, ma è perfettamente calzante per il meta attuale, dove il nostro The First Sliver è la punta di diamante di un archetipo che bada solo una cosa, giocare il meglio che ci offre l'intero formato. Visto quanto offerto dal nostro The First Sliver, in quanto a valore potenziale in campo e a effetti sfruttabili con il suo ingresso, è chiaro che l'unico limite per la nostra build sarà quello di massimizzare il suo effetto a cascata, scegliendo il meglio che abbia un costo di 4 mana o meno. Avendo lasciato in panchina i tramutanti, proveremo a utilizzare il meglio per popolare il board, a partire da General Ferrous Rockrick e Voice of Resurgence per mettere in campo creature capaci di produrre token rognosi, ostacolando il fretta all'avversario di turno. Per sfruttare al meglio il comparto magie, magari lanciato impropriamente dal generale, con Cast Dissident Mage e Snapcaster Mage, cercheremo di avere accesso al cimitero per un nuovo cast delle magie presenti, valorizzando questa sezione del mazzo al meglio. Parallelamente, grazie a Omnath, Locus of Creation e Vadrok Abyss of Thunder, cercheremo di avvantaggiarsi dalla naturale propensione del mazzo di giocare più terra a turno, attraverso le fetch o più magie dal basso costo, così da sfruttare al meglio il potenziale di queste creature. Analogamente, con Ragavan, Nimblepinfer e Uro, Titan Netos Vrat, proveremo a spingere per avere più mana in fretta, per soddisfare la natura pentacolare del generale o il cast di una delle nostre carte, che chiaramente potrebbe spaziare su colori non ancora coperti dalle fonti di mana in campo in quel momento. Per contrastare i mazzi più aggressivi ci doteremo del meglio dei bittanti a disposizione, con questi Beast, Siege Rhino, Tarmogoyf e Trune Nemesis, così da coprire al meglio la curva del mana fino al generale, senza disdegnare qualche attacco ben assestato se ci trovassimo a porta vuota pronti ad arrecare danno a nostra volta. Con la nostra natura pentacolare ci farà comodo usare carte con l'abilità Domain, tra le Line Beating, Shaun of Graco, Territory a Cavo e Tribal Flame, così da avere, con un costo ridotto, soluzioni interessanti prima del previsto. Sul fronte dei Planeswalker cercheremo di abusare del meglio presente al momento, a partire da Grist, The Hunger Tide, Liliana The Last Hope e Minsc and Bow, Timeless Heroes, utili sia in fase difensiva ma anche offensiva, nelle giuste condizioni. Come ulteriori elementi prendiamo in considerazione Jace the Mind Sculptor, Oko Tifo Crowns, Teferi Time Reveler e Vren 6, così da avere la certezza di impattare in modo adeguato in campo, sia con il loro cast, sia con una fortuita attivazione del comandante. Insomma, non baderemo a spese per avere il meglio che questo formato offre, limando ogni aspetto per far sì che l'ingresso del nostro First Sliver lasci il segno sin da subito. Dovendo valorizzare The First Sliver al massimo, sono state effettuate alcune scelte di design ben precise, ma il suo costo di cast, non certo leggero, necessita di un comparto di interazione di primo ordine, con scelte mirate che possano incastrarsi alla perfezione con la sua abilità Cascade.
Sul fronte del card advantage cercheremo con Ancestral Vision, Belafus Strix, Shorikai, Genesis Engine e Saivan Library di avere il meglio, senza però perdere di vista i limiti del costo di cast, che deve stare sui 4 mana al massimo per sfruttare al meglio il lancio del generale. Lasciamo il posto anche a qualche carta come Brainstorm, Ponder e Titan Pact per un minimo di card selection, ma si è preferito puntare più a un top deck d'impatto che a carte che sono utili sì, ma solo in mano e nei primi turni di gioco. Anche con i tutori si è preferito restare cauti, con sole da Ramis Call e Profane Tutor, con una scelta che valorizzasse al meglio gli slot a disposizione, con scelte di peso, funzionali in ogni contesto senza particolari velità a priori. Non mancano delle scelte tra le staple a tutto tondo, con Braze Borrower e Death Ray Shaman, che risulteranno sempre efficaci anche se castate grazie all'effetto del comandante, estratte a sorte dalla randomicità della sua abilità. È sul fronte delle rimozioni che non baderemo a spese, perché solitamente è sempre in grado di trovare un bersaglio papabile, o come nel caso di Fury e Solitude, utili anche come creatura a sé stante, per infliggere dei danni all'avversario. Con le magie poi ci supereremo con ben 15 di loro, tra Vanguard Rampage, Fatal Push, Prismatic Ending, Shrouded Edict e Void Rend, cercando di puntare su carte in grado di interagire maggiormente con qualsiasi permanente per massimizzare eventuali cast alternativi con il comandante. Questa scelta di design va a escludere per ovvi motivi i counter, che rischierebbero di andare a vuoto, vanificando potenzialmente una carta per la mera casualità imposta dal comandante. Ecco i motivi di questa massiccia presenza di rimozioni secche per compensare la loro assenza. Anche sul fronte delle rimozioni globali punteremo a poche scelte mirate tra Damn, Fire Covenant e Oxys Delage, cercando di tutelare un minimo il nostro board, che tendenzialmente sarà composto da creature di peso, che non risentirebbero di alcune di queste tech. Per quanto riguarda gli scartini, prenderemo solo il meglio, con Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxais, con l'intento magari di tutelare qualcuna delle nostre giocate, rimuovendo alla radice qualche risposta inopportuna dell'avversario, che potrebbe punire il nostro investimento di mana, magari corposo. Infine, per meglio rispondere a tutte le situazioni, con alcune carte modali tra Glissa Sunslayer per le creature e Kaya's Gaia e Kolash Command per le magie, cercheremo di selezionare il meglio al momento, coprendo tutto quello che ci può fare comodo nell'enorme panorama di possibili opzioni a disposizione. La scelta di Luca Cortesi di approcciarsi al formato con questo The First Liver è nata in realtà dal lavoro a 4 mani con un altro giocatore storico del formato, colonna portante anche di una nostra rubrica consolidata, Matt Lawrence, che con lui ha condiviso la creazione di questo archetipo. Da prima versione a 5 colori ma a trazione Jund iniziale si sono mossi questi due deck builder con un concept che possiamo sintetizzare in questa frase lapidaria. È come avere un mitragliatore con sotto un lanciagranate. Quando finisci i proiettili, spari la cannonata. Già, perché la base del mazzo è composta da una pila di carte dalla grande value, che possono anche vivere di vita propria, impattando al loro ingresso o al loro lancio, per un effetto sempre importante nelle varie fasi della partita. Con l'arrivo del comandante spariamo il pezzo grosso, gettandolo nella mischia, magari accompagnato da qualcosa di altrettanto valido, per darci il dominio del tavolo o così tanto vantaggio per ribaltare anche le situazioni più complesse. Insomma, in buona sostanza, questo The First Liver è l'ennesima incarnazione di un concept di lungo corso del formato, con 99 carte una più forte dell'altra, per una pila di bombe senza precedenti. Con gli imprinti dato a questa lista, basata su The First Liver, per Luca Cortesi non c'è un'unica via per pilotare al meglio questo archetipo, vista la natura midrange del mazzo e la presenza di molte carte che da sole possono spostare gli equilibri della partita. In prima battuta ci sono una serie di creature che in curva ci offrono tutto il necessario per impattare presto e bene sul board, fornendo massa critica o anche solo il value necessario per far sterzare a nostro favore la partita. Se questo approccio non fosse possibile, abbiamo sempre modo di replicare il nemico con il nostro comparto di interazioni, puntuali o globali, e gli scartini, arrivando al terzo o quarto turno, in cui calare le creature più imponenti o i planeswalker in grado di impattare pesantemente sul match. L'impianto midrange vede nel comandante l'ultimo baluardo di difesa, da giocare nelle fasi avanzate della partita, visto che, per scelta, non vengono schierati mana dork, per un 7-7 che è comunque in grado di portare con sé un'altra carta, spesso di peso, tra quelle presenti nel mazzo. Per questo motivo sono state inserite carte come Daramis Call, per cercare una creatura adatta al contesto da affrontare, così da massimizzare le nostre giocate, anche nel caso l'abilità Cascade del generale trovasse questa carta, o una delle altre bombe tra le 99. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su The First Liver si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck siamo ben supportati sia dal piano delle interazioni che da quello della presenza in campo, ponendoci come predatore naturale per questi mazzi, che difficilmente possono sostenere le bombe che siamo in grado di mettere in gioco in fretta. Verso il tempo deck abbiamo un buon matchup per la naturale tendenza di mettere in campo carte dal value fuori scala, spesso decisive per spostare l'ago della bilancia in nostro favore, visto che anche solo un unico nostro bittante può sovrastare il loro board facilmente.
Verso il combo deck cominciamo ad avere qualche difficoltà in più, soprattutto se la sua chiusura principale riesce ad eludere le nostre interazioni o è particolarmente rapida nella sua attrazione, visto che abbiamo comunque necessità di costruire la nostra mana base piuttosto articolata. Verso i control deck, in particolare quelle con elevate percentuali di interazioni, ci ritroviamo nel contesto peggiore, anche solo per il divario tra le risorse che spenderanno loro per frenare le nostre giocate di peso, che rischiano di vanificare il potenziale del nostro parco creature e magie. Con l'accesso all'intero panorama disponibile nel formato, con questo The First Liver, per Luca Cortesi non è stato affatto facile ottimizzare la lista, decidendo cosa inserire o togliere durante le varie fasi di test prima di arrivare alla forma attuale. Basta una variazione nel meta o l'arrivo di nuove bombe che il mazzo vada in qualche modo rivisto, magari per far posto a carte come Shereod the Apocalypse o Leovod the Mystery of Trest, che nel contesto attuale potrebbero fare un'ottima figura in questo archetipo. Anche Worldly Tutor, perfetto per l'abilità cascata del generale e non solo, potrebbe ritagliarsi uno spazio tra le 99, visto anche il suo basso costo di lancio, che lo rende un perfetto strumento per trovare in fretta qualcosa di specifico per il nemico da affrontare. Alcune scelte, come nel caso delle carte con l'abilità Delirio, hanno alla fine lasciato spazio per altri elementi di maggior rilievo o che non avessero alla fine vincoli per il loro utilizzo, risultando sempre funzionali, anche senza il cimitero pieno di carte. Analogamente anche Kroxas Titan of Deathhanger è stato riposto nel raccoglitore, visto che non risultava altrettanto incisino come il suo confratello a base Simic, sovrapponendo medesime esigenze per ritornare in campo, con minore impatto sulla partita. Siamo giunti al termine di questa complessa disamina. Ringraziamo Luca Cortesi per averci permesso di parlare di un comandante fuori dai generis, ma non per questo meno funzionale anche nel Centurion. Sempre molte esigenze nella zona di comando. Se volete un archetipo pentacolare con una spiccata propensione al pieno midrange, questo The First Liver potrebbe farlo a caso vostro. Avrete solo l'imbarazzo della scelta su quale configurazione vorrete tra le 99 per raccogliere il meglio che offre il formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.